Ben ritrovati amici spettatori sul nostro canale. Quest'oggi andremo ad effettuare un video tutorial su come costruire una dashboard di Home Assistant ottimizzata per smartphone. Come faremo tutto ciò? Andremo ad installare un add-on su Axe che si chiama Mushroom. Innanzitutto vi spiegheremo tutte le sue funzionalità e poi vi daremo anche qualche trucco su come rendere la vostra dashboard funzionale e soprattutto dargli un bel tocco di stile. Perciò ci vediamo immediatamente subito dopo la sigla. Eccoci pronti. Per primo passaggio vi spiego perché è necessario fare questa procedura. Nel momento in cui noi andremo a costruire la prima plancia per il nostro amato hub, le andremo a disporre in un senso orizzontale per ottimizzare tutta la nostra plancia. Nel momento in cui andremo a visualizzare tutti questi dati all'interno del tablet, avremo una grafica approssimativamente esatta perché mantiene lo stesso form factor, mentre nel momento in cui andremo ad accedere dal cellulare ovviamente troveremo queste schede distribuite in un senso verticale che ci renderà la navigazione, la frizione a tutti i nostri dispositivi più antipatica, ed è per questo che abbiamo fatto questo video tutorial. Quindi, detto questa introduzione, vi spiego come installare l'add-on. Bisognerà recarsi all'interno del menu di Axe. Vi ricordiamo che per scaricarlo c'è una procedura specifica. Nel caso in cui doveste riscontrare dei problemi, scrivetecelo pure nei commenti oppure diteci se preferite proprio un video tutorial in italiano su come scaricare Axe. Lasciatecelo scritto in numerosi. Per prima cosa andremo quindi nel menu di Axe e andremo poi successivamente sul frontend. Come potete vedere qua ci sono installate molti add-on, ma la voce che ci interessa è esplora e scarica repository, e andremo poi a scrivere all'interno della barra di ricerca mushroom, come in questo caso. Nel momento specifico non lo sta trovando perché io già l'ho scaricato, però vi faccio vedere come funziona l'installazione da un altro componente. Quindi ne prendiamo uno a caso. Nel momento in cui voi cliccherete su Mushroom vi darà le informazioni per la configurazione e l'utilizzo dell'add-on. Mentre in basso a destra troverete questo tasto dove c'è scritto scarica, azzurro qua. Quindi, detto questo, una volta scaricato l'add-on, andrà ovviamente, vi chiederà di riavviare l'interfaccia grafica in basso a sinistra e voi cliccategli pure l'ok. Dopo aver fatto questo passaggio della ricarica, non è necessario nient'altro che andare sulla plancia e iniziare a modificarla. Ora in questo momento siete entrati nella plancia del mio hub. Questa qua è quella ottimizzata per il cellulare. Come potete osservare dal risultato che abbiamo ottenuto tramite desktop, non è che sia un granché o un massimo, però vi farò vedere la differenza tramite il video che vi metterò adesso a breve, sempre su questo contenuto, dell'interfaccia come viene visualizzata all'interno del cellulare, come sono riuscito ad ottimizzarla. Per fare questo, come abbiamo fatto, andiamo sul modifica plancia e dopodiché andremo a aggiungere una scheda nel classico menu di Home Assistant dove ci sono tutte le varie possibilità. A tal proposito vi ricordo ragazzi di andare a guardare prima di questo video anche quello dove abbiamo parlato sempre dell'interfaccia grafica dedicata al tablet, perché molti passaggi sono abbastanza simili e quindi andrò molto più velocemente perché li do per scontati. Quindi vi lascio il link su in alto dove vi spiegavo tutte queste altre schede, mentre adesso andremo nel caso specifico di Mushroom dove ci ha creato tutte queste altre possibilità. Eccole qua. Allora scorriamo verso il basso e parte esattamente da questa, quindi da Mushroom Alarm Control Panel fino ad arrivare all'ultima che è la template, la title e la template e la vacuum card. Quindi ora andremo ad aggiungerle piano piano all'interno dell'interfaccia grafica e a farvi vedere tutte le possibilità di configurazione.
Procediamo subito, quindi per primo passaggio andremo qua in alto sulla barra azzurra e andremo a cliccare sul tasto più dove aggiungeremo una vista, quindi in questo caso io metterò prova, domotica per tutti, ok, è possibile inserire l'icona a piacimento, è importante fornire l'URL. Allora, questo aspetto dovrebbe avvenire automaticamente, però nel caso in cui voi voleste cambiare questo URL di navigazione, potete crearlo a piacimento, ovviamente non lasciando gli spazi, ma è opportuno mettere o un trattino come ha fatto il sistema in questo caso, o inserire un underscore, cioè un trattino verso il basso. È possibile anche applicare un tema, tra cui quelli che vi avevo elencato prima del Themes Mushroom, che andranno a personalizzare maggiormente l'interfaccia e dare uno stile di visualizzazione, quindi in questo caso muratura. Qua, come potete osservare in basso, è un altro aspetto importantissimo, c'è sottovista, ovvero se noi vogliamo creare questa vista subordinata a un percorso di navigazione, ovvero questo qua che vedete qua. Quindi in questo caso non lo metterei perché sarebbe la scheda principale, ma dopo vi spiego esattamente come fare e qual è l'importanza di questa funzione. Quindi andremo su salva e andremo ad aggiungere tutte le varie schede. Ora però vi farò vedere la mia plancia ottimizzata in modo realistico sul cellulare, quindi vi lascerò degli screenshot e li commenteremo insieme. Quindi questo che potete osservare è la mia home page di appena apro l'applicazione ed ho un menu statistica dove potete vedere c'ho tutte le informazioni riguardo ai dispositivi, ovvero le prese piuttosto che le televisioni, le persone in casa, le temperature, le tapparelle aperte, le luci accese, i contatti aperti, lo stato dell'allarme e così via. C'ho tutte le automazioni e gli ingressi, le commutazioni per gli ingressi all'interno dell'abitazione per uscire ed ho anche il menu visuali, ovvero posso scegliere in che modo visualizzare tutti i miei oggetti e i miei dati. Quindi avrò la possibilità di vedere la realistica di cui vi lascio adesso lo screenshot, oppure ho anche la possibilità di vedere di navigare tramite stanze od oggetti. Per esempio, quello nelle stanze mi consente di vedere tutti i dispositivi che ho all'interno della stanza in questione. Ed ecco qua una suddivisione del sottomenu. Ovviamente pure qua dove vedete queste immagini stanze individuali c'è la possibilità di subentrare, di navigare proprio all'interno delle singole stanze per vedere tutti i dispositivi. Come in questo caso vi faccio vedere la sala dove ci sono più dispositivi posizionati. Quindi ora questo qua è l'esempio conclusivo finale che si riesce ad ottenere utilizzando questo potente add-on e ora vi andrò a spiegare invece tutte le varie schede. Iniziamo ad inserire direttamente le card all'interno della vista, quindi andremo direttamente sulle varie possibilità che ci dà. Per esempio iniziamo con quella dell'allarme, è possibile inserire un nome a piacimento, quindi in questo caso possiamo mettere pannello centrale. Ok, scegliere l'icona che però di default già è indicata perché ci fa vedere proprio lo stato anche del dispositivo e il variare. Poi questa qua è una funzione importante, ovvero quella della disposizione predefinita che può essere orizzontale oppure verticale. Quindi se noi vogliamo allargare per esempio questa carta, possiamo mettere in senso verticale in modo tale che ci allargherà la visuale. Poi possiamo anche, vabbè, riempire il contenitore è una opzione relativamente importante, però più che altro è che possiamo inserire all'interno della card più tasti, quindi come vedete inserendo le varie tipologie di modalità di inserimento dell'allarme è possibile ottenere vari tasti che ce li identifica. Questo è molto carino e addirittura possiamo inserire anche il tasserino numerico. Quindi come potete osservare abbiamo creato velocemente una card completa e compatta. Quindi andiamo ad inserire salva ed ora vi riporterò subito dopo il video appena ho inserito tutte le entità in modo tale che vi faccio vedere il menu di configurazione di ognuna. Bene, abbiamo inserito tutte le card all'interno della plancia
eccole qua, le trovate tutte quante. Ora le andremo ad analizzare all'interno dei menu. Quindi la prima che abbiamo fatto è quella del pannello dell'allarme che vi avevo già spiegato, quindi andremo avanti. La seconda è il termostato, la card per il termostato, dove ci consente, oltre al solito nome piuttosto che icona, la disposizione verticale e orizzontale, ci darà anche la possibilità del controllo della temperatura, vedete? Quindi potremo aumentare o abbassare il termostato con i tasti direttamente sulla plancia, però ovviamente come potete osservare ha attivato il termostato che ha cambiato colore sull'icona. Però il risultato che si ottiene tramite queste card è molto più compatto e ottimizzato, e poi uno stile molto più raffinato e moderno rispetto a quelle classiche di Home Assistant. Quindi nascondi i controlli quando spento, ovvero si può addirittura impostare che si tolga questa barra sotto e quindi si vada a recuperare lo spazio nel momento in cui il termostato risulta in uno stato off. Poi la terza che abbiamo è quella della cover, quindi solite impostazioni della card, però abbiamo anche addirittura il controllo della percentuale, quindi è molto comodo perché nel momento in cui avremo questa entità con il dominio cover potremo aprire o chiudere scorrendo tramite lo slide la tapparella, la serranda o la porta del garage. Tilt control, se è provvista, addirittura nel caso in cui è provvista aveste delle tapparelle, quelle là nuove, che è possibile addirittura regolare l'inclinazione, vi dà anche quella possibilità. Quindi tramite sempre questo si va a cambiare la modalità di apertura e chiusura della tapparella, e si può addirittura più chiudere o più aperte le varie righe della serranda. Quindi in questo caso non è fattibile farlo perché dice che non è abilitato per questa funzione. I pulsanti di controllo, oppure è possibile inserire anche i pulsanti di controllo, metterle ambedue. Quindi che cos'è che avremo come risultato? Il tilt lo disattivo. È possibile aprire, chiudere o stoppare l'apertura in un determinato momento, piuttosto che scegliere tra lo slide da muovere. Poi dopo, andando avanti, abbiamo la tapparella, la card per la luce. Quindi nel caso in cui la nostra lampadina avrà come controllo, mettiamo quella dove siamo attualmente, che è una luce RGB, avremo la possibilità di impostare anche il controllo colore, controllo temperatura, controllo luminosità, e usa il colore della lampadina. In questo caso è bianco e mi ha trasformato, per farmi capire che il colore è impostato su bianco, il colore dell'icona, e nascondi i controlli quando è spento. Quindi nel caso in cui andassimo a spegnere la luce, lui diminuirà il tutto e diventerà una piccola righetta come questa, per esempio in basso della camera, dove la TV della camera è spenta. Quindi è molto comodo perché noi da un unico posto possiamo regolare la luminosità piuttosto che l'intensità, il colore della luce o la tonalità. Quindi abbiamo tutto in un unico posto. Mentre se poi andiamo a scorrere quella successiva, abbiamo quella della porta. Quindi in questo caso è possibile inserire l'apertura oppure lo sblocco della porta. Infatti appare in questo momento. Nel caso in cui noi andassimo a sbloccare la porta, ci comparirà un altro tasto, ovvero vuoi che la richiuda o vuoi che te la apri completamente. Quindi anche in questo caso l'integrazione è perfettamente funzionante e concede molte più possibilità rispetto a quella nativa. Poi avremo anche quella dei media player, quindi in questo caso ho preso quella della camera, dove è possibile inserire controlli del volume, quindi anche il silenzio e il muto, aumenta e diminuisci volume, piuttosto che accendi e spegni, l'accensione e lo spegnimento. E nel caso in cui abbiamo anche l'eco show, paradossalmente, che viene riconosciuto come media player, è possibile andare avanti con la traccia del contenuto, quindi con il play, pausa, oppure andare alla traccia successiva nel momento in cui ovviamente risulta acceso il dispositivo. Poi dopo abbiamo la card dell'aspirapolvere, quindi anima l'icona quando è attivo l'aspirapolvere, piuttosto che aggiungere i vari comandi, quindi il turn on, turn off, avvio, pausa,
l'accensione e spegnimento, ferma il robot nel caso in cui stesse iniziando la pulizia. Ovviamente adesso qua lo vedete che ce lo dà non disponibile perché il robot è sulla base di ricarica. Nel momento in cui è attivo si può spegnere interrompere la pulizia. Individua il dispositivo in base alle varie impostazioni del vostro robot. Posso pulito oppure ritorna alla base, quindi avremo tutti i collegamenti rapidi da un'unica interfaccia. Poi andando avanti abbiamo anche la card relativa alle persone che però ci dà lo stato della persona se è a casa o meno, e con questo abbiamo visto le principali, tutte o meglio anche quasi tutte, perché mancherebbe soltanto l'umidificatore e il ventilatore, la ventola, che giustamente nel mio caso non mi dà disponibile perché non ho un'unità predisposta per deumidificatore piuttosto come ventola integrata in Home Assistant. Nel caso voi l'abbiate, esiste, è giusto dirlo, esiste anche quella possibilità con tutti i vari controlli, quindi avremo anche la fan card piuttosto che l'humidifier card. Ora però volevo concentrare la vostra attenzione riguardo a delle schede importanti che sarebbero esattamente quella là del titolo, la title card, che è molto utile ed è una funzione che purtroppo attualmente in Home Assistant è possibile, ma bisogna ricorrere a determinati stratagemmi, mentre qua è molto più intuitiva. Quindi nella title card è possibile inserire una scritta per differenziare, come negli screenshot vi ho fatto vedere precedentemente, dove c'era scritto statistiche piuttosto che visuali o automazione ingressi. Quindi è possibile suddividere la vostra plancia del cellulare mettendo la scritta quindi dei dispositivi che state utilizzando. Nel caso volessimo fare una prova, scriviamo luci e potete vedere che lui ci avrà inserito luci in modo tale che sotto inizieranno tutti i vari tastini con le luci. Poi in più in questa card, che è molto fondamentale per costruire una plancia ordinata e funzionale, ci dà la possibilità di inserire questa scritta all'inizio, al centro, alla fine oppure in modo giustificato. Il testo è possibile inserirlo secondo questi tasti, quindi non so, magari sul lato potremmo inserirlo anche sulla sinistra, mentre sull'altro lato sulla destra, piuttosto tutto che centrato. Un'altra card molto fondamentale è quella delle chip, che io ho utilizzato per la parte sensoristica o statistica che avete visto sulla foto di prima. Quindi in questo caso è possibile inserire più chips, quindi dove è possibile scegliere tra allarme, pulsante indietro, addirittura è possibile creare anche una plancetta col pulsante indietro. Nel mio caso specifico, visto che ho utilizzato le sottoviste, non ho preso in considerazione il pulsante indietro, ma è possibile addirittura mettere un pulsantino indietro anche nella parte bassa della dashboard del cellulare per averla sempre a portata di mano, piuttosto che mettere quella del menu che ci porterà all'interno del menu di Home Assistant, oppure del meteo, quindi ci darà le informazioni relative all'ubicazione dell'abitazione. Quelle più importanti però secondo me sono quelle relative anche alla entità. Perché vi dico questo? Perché noi possiamo scegliere qualsiasi entità andando poi all'interno dei menu di questi chips, possiamo dargli delle funzioni specifiche. Quelle che ci dà lui di default su per giù rimangono abbastanza invariate, mentre se noi andassimo in quella anche pulsante indietro, quindi ci dà la possibilità di scegliere l'icona piuttosto che quella del menu, del meteo e così via, anche del meteo dove è possibile anche inserire per esempio le condizioni e la temperatura, quindi ci metterà anche nuvoloso 7,4 gradi. Mentre quella più interessante a nostro avviso è quella riguardo alle entità, perché noi in questo modo possiamo dirgli io voglio una chips riguardo un'entità sensoristica piuttosto che lo stato di un attuatore ben definito. Quindi nel caso di un sensore posso mettere sensore temperatura e come vedete C più temperatura, lui mi metterà una chips con la temperatura, con il valore di quell'entità. Quindi questo è molto importante. Io tramite questa
Chips Entity sono riuscito a mettere tutte quelle statistiche che vi ho detto, però ho utilizzato un trucchetto, ovvero ho dovuto creare dei sensori template che mi dessero la quantità delle luci oppure delle prese, delle tapparelle accese delle persone in casa. Magari per quanto riguarda mettere a nudo la mia interfaccia grafica del tablet, lasciatemelo scritto nei commenti perché potrei fare un video dedicato dove vi mostro proprio come ho creato tutta la mia plancia. Fatecelo sapere in numerosi però. Quindi andando avanti vi ho spiegato anche quello delle chips, piuttosto che abbiamo quasi terminato. Quella template, questa anche è stata molto utile perché nel momento in cui noi avessimo anche uno switch piuttosto che un'entità modello che vogliamo creare, o meglio una card modello, qua ci dà la possibilità di andare a definire tutte le sue tutta la sua infrastruttura, ovvero l'icona, il colore dell'icona, l'informazione primaria, secondaria, l'icona del badge nel caso in cui volessimo inserire un badge come in questo caso, piuttosto l'immagine che andrà a sostituire le variazioni che potranno essere al tocco prolungato oppure anche al doppio tocco, perché questo add-on ci dà la possibilità anche di poter impostare il doppio tocco, quindi fare ben tre azioni da quel tasto che noi dichiariamo. Questo non è solo sull'entità template ma su tutte quante. Poi mentre invece l'ultima sarebbe quella della persona. Bene, qua alla fine dei conti è comoda nel caso in cui volesse sostituire l'immagine l'icona con l'immagine della persona, in modo tale che vi faccio sparire questo pop-up che vi indichi se la persona è verde che è a casa oppure rosso se è fuori casa. Quindi con questo abbiamo visto tutte le varie possibilità di configurazione delle schede e giungerei alle conclusioni finali insieme a voi per fare un commento e per analizzare il tutto. Giunti alle conclusioni finali, cosa dire di questo add-on? Un add-on pratico che hanno semplificato al massimo proprio per essere utilizzato tramite l'interfaccia grafica, ovvero la GUI di Home Assistant, che si va a integrare perfettamente perché le schede sono disponibili proprio all'interno del menu e da una grafica accattivante ed estremamente elegante. Quindi promosso a pieni voti, sicuramente vi consigliamo l'installazione. Con il video di oggi abbiamo cercato di spiegarvi tutte le varie possibilità di configurazioni delle varie schede, oltre che a farvi vedere il risultato ottenuto tramite la mia interfaccia grafica ottimizzata. A tal proposito vi ricordo, come detto prima, di farci sapere se volete sapere proprio come ho fatto la mia interfaccia grafica, perciò mi aspetto i commenti al riguardo perché potrei mettervela proprio completamente a disposizione. Con questo ragazzi abbiamo terminato, spero che il contenuto vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale perché ci saranno molte programmazioni riguardo a molti argomenti di Home Assistant. Condividete il video e ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao!